Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Andiamo a confrontarci anche oggi sulle ultime in casa Inter perché ci sono delle indiscrezioni di mercato particolarmente interessanti. Una riguarda Omar Solé, la prossima settimana potrebbe esserci l'affondo decisivo e andremo a vedere appunto quali sono le ultime novità e cosa scrivono i quotidiani al riguardo. C'è una bomba dalla Turchia, ancora una volta il nome è quello di Hakan Çalhanoğlu e andremo appunto a riepilogare la notizia sia dalla Turchia sia cosa scrivono oggi i quotidiani italiani e cercando anche di capire quante sono le probabilità che il prossimo anno Çalha non vesta i colori nerazzurri. E poi per concludere andremo a vedere anche quello che può essere un tesoretto di mercato che l'Inter può ottenere senza cedere i big, quindi sia per quanto riguarda la liquidità immediata sia per quanto riguarda lo spazio a bilancio. Naturalmente, come al solito, io vi ricordo un bel like al video, l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, il titolo è "Affondo su Solé". C'è l'ok del francese, l'Inter è pronto a offrire 25 milioni. Il difensore dell'Udinese esclude le altre proposte, i nerazzurri pensano a un prestito con obbligo. Sullo stesso tema scrive anche il Corriere dello Sport e leggiamo: un posto al Solé, l'ha indicato Chivu a forza e personalità. Dall'Udinese arriva la conferma dell'apertura della trattativa per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto del 26enne difensore francese. Arrivano praticamente delle conferme sulle indiscrezioni degli ultimi giorni, quindi la formula sarebbe un prestito oneroso da 2,4 milioni, obbligo di riscatto condizionato il prossimo anno. Condizioni però praticamente scontate che dovrebbero scattare da febbraio 2027. Questo servirebbe semplicemente per spostare l'investimento sul prossimo bilancio. Solé rinnoverà il contratto con l'Udinese, dopodiché si può finalizzare il trasferimento. Questo perché attualmente in scadenza 2027, quindi è una scadenza che non permetterebbe questa formula. Non si può riscattare un calciatore che va in scadenza e quindi non sarebbe più di proprietà della squadra dell'Udinese. Cosa può dare Solé all'Inter? Primis, come abbiamo letto, aggressività, forza fisica, personalità, conduzioni palla al piede sono caratteristiche che ci indicano un ottimo terzo di difesa. Tra l'altro anche duttile, perché può essere sia vice Bissek sia vice Bastoni. A Udine per esempio gioca stabilmente come terzo di sinistra, seppur a piede invertito, quindi ovviamente sarebbe un modo di giocare diverso rispetto a Bastoni, però insomma può ricoprire quella posizione. Negli ultimi giorni abbiamo letto che Chivu potrebbe utilizzarlo anche da centrale. Secondo me però deve migliorare un aspetto in particolare, perché ad oggi non vedo in Solé quella leadership difensiva, quelle letture tattiche per guidare la difesa, per essere il centrale della difesa a 3. Ecco, a volte vediamo anche un pizzico di impeto che poi lo porta ad uscire aggressivo sull'uomo e meno letture tattiche, quindi dovrebbe migliorare quell'aspetto. Non dico che è impossibile che lo migliorerà, per esempio nell'ultimo anno, anzi ha fatto un salto di qualità proprio da questo punto di vista, perché magari 2 anni fa Solé era un calciatore che rubava all'occhio, possiamo dire, però molto spesso magari era aggressivo ma lasciava per esempio dei buchi alle sue spalle, ecco, tatticamente un po' ecco, non intelligentissimo tatticamente. Nell'ultimo anno abbiamo visto ha migliorato questo aspetto. Se dovesse fare un altro step di crescita, perché no, magari potremmo vederlo anche da centrale, anche perché ad oggi comunque gioca Kanji centrale, che è arrivato per essere il terzo di destra e comunque io continuo a vederlo più da terzo che da centrale puro. Poi, come abbiamo visto con Akanji, magari anche l'evolversi della stagione, le risposte del campo possono cambiare le gerarchie, possono cambiare le scelte di Christian Chivu e quindi magari potremmo, perché no, vedere Solé come un'alternativa anche al centro. Naturalmente parliamo di alternativa, ma ricordiamo che ci sono tantissime partite da giocare e quindi non ci sono più dei titolari inamovibili. Solé, proprio grazie anche alla sua duttilità, avrebbe comunque tanto spazio. Aspetto che comunque giocherà tanti minuti, anche se non partirà proprio da titolarissimo nelle gerarchie. Insomma, oggi il discorso della titolarità è molto relativo. Vediamo squadre che giocano ogni 3 giorni, quindi c'è sempre tanto turnover. A volte si sceglie anche a seconda del tipo di avversario da affrontare. Quindi, insomma, per tutti questi motivi considero Solé un ottimo investimento e davvero ecco un difensore che può aiutarci tanto.
Passiamo anche agli altri argomenti di giornata, arriviamo all'argomento Hakan Çalhanoğlu, perché sul Corriere dello Sport leggiamo Çalha garanzia per un altro anno, dalla Turchia ci sono delle notizie completamente opposte. Andiamo a leggere infatti il giornalista Ilgiz Sabuncuoglu, spero di non sbagliare insomma la pronuncia del nome del giornalista turco, ma è conosciuto anche per i temi di calciomercato in Turchia, e ha riportato le parole dell'agente di Hakan Çalhanoğlu. Il virgolettato è: negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona. Hakan Safi è candidato alla presidenza del Fenerbahce. Siamo amici da molto tempo, le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante. Lo stesso giornalista riporta che il candidato alla presidenza del Fenerbahce, Hakan Safi, ha raggiunto un accordo triennale più uno annuale con il giocatore dell'Inter, Hakan Çalhanoğlu. Se verrà eletto presidente, finalizzerà il trasferimento. Il Corriere dello Sport invece riporta praticamente una notizia completamente opposta, che Çalhanoğlu rimarrà un altro anno per due motivi principali. In primis perché OH3 accetta di perderlo anche a zero nel 2027 e quindi di non ricavare introiti dalla sua cessione, e poi per il rapporto che si è stabilito con Christian Chivu. Da entrambi i lati infatti c'è fiducia, stima reciproca, e quindi Chivu potrebbe considerarlo ancora un punto fermo della sua Inter, seppur va gestito per ciò che ha mostrato, ecco, fisicamente, per i problemi fisici che ha avuto. Comunque Chivu potrebbe gestirlo per averlo al top in 20-25 partite. Arriviamo al punto, ecco, perché l'Inter potrebbe tenere Çalhanoğlu, perché l'Inter potrebbe cederlo. In primis, le voci dalla Turchia a me sembrano più propaganda che voci concrete, perché si fa il nome, quindi chiaramente Hakan Safi presenta un po' la sua candidatura con: se sarò presidente, se dovessi essere presidente porterei Hakan Çalhanoğlu, e quindi chiaramente un nome altisonante, ma non si parla mai dell'accordo con l'Inter, quasi come se non contasse nulla. In realtà l'Inter detiene il cartellino, bisogna comunque trovare un accordo. Perché l'Inter può decidere di tenere Çalhanoğlu? In primis perché anche quest'anno comunque, seppur ha saltato tante partite, ma ha dimostrato di dare un apporto fondamentale. Ecco, ricordiamo comunque nel momento decisivo del campionato l'ingresso di Çalhanoğlu è stato determinante, anche per esempio col gol alla Roma, ma non solo, perché l'introito sarebbe comunque relativamente basso, perché realisticamente l'Inter potrebbe ottenere al massimo 8-10 milioni, ma insomma dalla Turchia difficilmente offriranno di più per il cartellino di un calciatore che va in scadenza tra 12 mesi, e poi perché in squadra non c'è un vero post Çalhanoğlu. È vero, c'è Zielinski che si è comportato benissimo, ma anche lui è un over 30, è un classe 94, e poi ci sono i nomi di Sušić e Stanković che al momento non sono ancora dei veri registi e che magari quest'anno potrebbe essere utile per fargli fare il definitivo step di crescita in quella posizione, e quindi tenere ancora Çalhanoğlu può servire anche a Stanković, se dovesse rimanere, o a Sušić per migliorare da registi. C'è poi l'altra faccia della medaglia, perché invece l'Inter potrebbe cedere Çalhanoğlu, perché poi non è un'idea così, ecco, completamente remota, completamente da escludere, perché magari c'è il peso a bilancio di Çalhanoğlu, comunque ha un ingaggio netto di 6 milioni e mezzo, va a pesare come ingaggio lordo per circa 12 e mezzo per giù, e a cui va aggiunto un minimo di ammortamento dato dalle commissioni del suo arrivo. Ricordiamo, arrivo a parametro zero, ma ci sono comunque delle commissioni. Sul bilancio annuale pesa circa 13 milioni ed è un calciatore che comunque, come abbiamo detto, ha avuto diversi problemi fisici. Io sarei più per tenerlo e far crescere ancora Sušić e Stanković, però insomma secondo me non è un'ipotesi completamente da scartare, soprattutto se dovesse essere il calciatore a chiedere il trasferimento. Ipotizziamo però chi potrebbe essere il posto Çalhanoğlu, perché tra Sušić e Stanković, diciamo, nessuno dei due è un vero regista, entrambi possono essere però diciamo adattati, o meglio possono migliorare da quel punto di vista, e quindi essere il post Çalhanoğlu. Questo perché, ecco, vediamo questa tabella con delle statistiche. In realtà precisione non è percentuale, sono 29,8 passaggi precisi di media partita, 38,5 per Stanković. Sulle percentuali 89% Sušić, 86 Stanković. Vediamo anche precisi nella propria metà campo.
Stankovic ne sono di più, ma percentuali simili. Nella metà campo avversaria, più o meno, ecco, anche qui troviamo comunque percentuali leggermente meglio Sušić, ma comunque due calciatori che tecnicamente sono validi. Quello che colpisce sono le palle lunghe precise e i passaggi, precisione passaggi, pallonetto, insomma è una statistica di SofaScore. Vediamo, ecco, sulle palle alte, ecco, non per duelli aerei, ma sui passaggi lunghi, insomma, Stankovic meglio rispetto a Sušić. Diciamo che sono due calciatori che possono fare uno step di crescita e possono essere schierati da registi. Kivu sta già lavorando probabilmente su Sušić perché ha giocato praticamente 3 partite e mezzo nel finale di stagione in quella posizione e comunque ha dimostrato di avere delle qualità. Secondo me tra i due Kivu potrebbe schierare, se dovessero giocare contemporaneamente, Stankovic da regista e Sušić da mezzala, e poi sono due calciatori interscambiabili, quindi nel corso della stessa partita potremmo vedere magari Sušić abbassarsi davanti alla difesa e Stankovic andare nel ruolo di mezzala e quindi andare sulla tre quarti, anche perché forse Sušić ha più tempi di inserimento migliori, però Stankovic per qualità tecnica del passaggio abbiamo visto statistiche leggermente superiori. Insomma, sono due calciatori secondo me validi e interscambiabili. Ed è un qualcosa sul quale Kivu ha lavorato anche quest'anno. Abbiamo visto anche con Sušić in campo, anche nelle ultime partite, l'interscambiabilità anche con Zielinski, e quindi secondo me è un qualcosa che potremmo rivedere. Tra l'altro entrambi hanno anche incisività sulla tre quarti, Stankovic ha un ottimo tiro dalla distanza, quindi sono due calciatori che potrebbero essere utili al centrocampo dell'Inter e potrebbero rappresentare il post Çalhanoğlu. Magari non hanno le stesse doti da regista, ma non è detto che noi dobbiamo trovare caratteristiche perfettamente simili. Ci può essere anche lì un upgrade, un modo di giocare leggermente diverso. Entrambi comunque, quando si tratta di costruire, hanno qualità in costruzione. Entrambi cercano anche il passaggio in verticale, le aperture per esempio, non cercano il passaggio scontato, ecco, al compagno più vicino, e quindi sono due calciatori che dimostrano qualità e soprattutto personalità. Lo abbiamo visto anche in Sušić, che magari si fa vedere, riceve palla, tende a verticalizzare, ed è un po' lo stesso che fa anche Stankovic. Quindi sono secondo me due calciatori validi, e quindi l'Inter con un anno che permette un ulteriore step di crescita, il prossimo potrebbe fare a meno di Hakan Çalhanoğlu. Quest'anno non farei ancora a meno, sinceramente. Passiamo anche all'altra notizia, ed è quella di Tutto Sport, che si legge: palestra Sole Jones, i 3 botti per Kivu, l'Inter li paga così. Ecco il piano per costruire un Inter da Champions. Naturalmente 3 colpi che ci auguriamo tutti possiamo vedere in nerazzurro. Leggiamo: Frattesi, Luis Enrique, Pavard e Aslani, via per provare a non cedere altri big oltre a Dumfries. E vediamo, praticamente sono 4 giocatori in esubero che libererebbero tantissimo spazio a bilancio. Qui vediamo ovviamente il valore, sono calcolati al 30 giugno, quindi togliendo un altro anno di ammortamento, ma quello che colpisce in questa tabella è il costo totale, cioè quanto pesano a bilancio. E vediamo è un costo totale di circa 38 milioni, quindi un peso importante a bilancio. Per esempio Luis Enrique pesa per 9 milioni e 2 all'anno, Frattesi e Pavard pesano di più. Naturalmente qual è la difficoltà? Che non tanto Frattesi e Luis Enrique, che sono due calciatori che bene o male abbiamo visto anche nell'ultimo mercato di gennaio hanno mercato, e quindi secondo me entrambi potrebbero essere ceduti a circa 25 milioni realisticamente. Su Pavard c'è qualche difficoltà in più, perché ha ancora un valore di quasi 13 milioni, e quindi per evitare minusvalenza serve che l'Inter lo ceda almeno a 13 milioni. Non è semplicissimo, vedremo. Si è parlato negli ultimi giorni del Besiktas. E c'è poi la situazione Aslani. Il Besiktas ha un diritto di riscatto a 11 milioni, però insomma sembra non essere intenzionato ad esercitarlo. Ci si augura che quantomeno si trovi un accordo. Aslani però, come vediamo dalla tabella, è un po' più semplice, perché ha un valore di meno di 5 milioni, quindi anche cederlo per 5-6 milioni significherebbe comunque liberare un costo a bilancio, e seppur non altissimo, parliamo di meno di 4,3 milioni, però comunque ecco, far partire un calciatore in esubero ed evitare una minusvalenza, quindi comunque libererebbero uno spazio importante a bilancio. Realisticamente immaginiamo come liquidità possono portare 50 milioni tra Luis Enrique e Frattesi, tra Aslani e Pavard. Nella migliore delle ipotesi, che riuscissimo a cederli entrambi, calcoliamo magari altri 20 milioni, quindi 13 Pavard, 7 Aslani, sarebbero 70 milioni.
sono due calciatori difficili da cedere, insomma, immaginiamo circa 50-60 milioni tra i due. Come l'Inter, ecco, valutando i tre nomi che sono stati fatti, quindi Jones, Solé e Palestra, quanto andrebbero a pesare a bilancio, perché addirittura vediamo un bilancio annuale più un costo a bilancio annuale più basso, cedendo 4 esuberi e rimpiazzandoli con 3 calciatori stravalidi. Ovviamente per Solé valutiamo il costo del prestito oneroso, quindi senza ancora il riscatto che sarebbe poi il prossimo anno, ma vediamo in totale praticamente andrebbero a costare 28,8 milioni sul costo a bilancio. Questo perché? Perché parliamo di calciatori giovani, abbiamo ipotizzato 5 anni di contratto a testa che quindi ci permettono di dilazionare con l'ammortamento su più anni. Per esempio Palestra 50 milioni di costo, ma vediamo va a costare per 14,6 milioni sul bilancio, perché abbiamo ipotizzato un contratto di 5 anni e quindi 10 milioni all'anno di ammortamento. Questo giusto per dimostrare, ecco, chiaramente poi ci sono tante dinamiche, bisogna capire se si riescono a piazzare a titolo definitivo i calciatori, se invece le squadre provano a sfruttare il fatto che siano degli esuberi e quindi magari si presentino con offerte con prestito, con diritto di riscatto, e che comunque ci permetterebbe di liberare una parte di spazio a bilancio, però insomma non darebbe liquidità immediata e comunque non toglierebbe per esempio il valore dell'ammortamento. Lo scorso anno per Aslani, per fare un esempio, aveva uno stipendio netto pari a 0 perché era in prestito e l'Inter non versava lo stipendio, quindi stipendio netto e l'urto, però comunque pesava per la cifra dell'ammortamento. Come detto, molto dipende dalle dinamiche di mercato, però è anche un po' la dimostrazione che se l'Inter riesce a cedere quei 3-4 esuberi, ecco che poi può sbloccare il mercato e può sostituirli con calciatori che invece sarebbero estremamente validi. Giusto per chiudere un po' il cerchio sulla notizia di Tutto Sport, non è semplicemente una questione di liquidità, ma anche del costo a bilancio. L'Inter addirittura potrebbe abbassarlo in questo modo. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, in primis sul nome di Çalhanoğlu, che come detto io terrei un altro anno fino alla scadenza per dare anche modo a Sušić e Stanković di crescere e fare il definitivo salto di qualità. Ma la vostra idea qual è? Tenere Çalha e quindi aiutare anche i più giovani, oppure magari cedere Çalhanoğlu anche in virtù del costo a bilancio dei tanti infortuni e dare subito maggiore spazio magari a Sušić e Stanković, senza dimenticare che c'è comunque Zielinski che può tranquillamente essere titolare quantomeno all'inizio, quantomeno per far adattare in quel ruolo Sušić e Stanković. Insomma, come al solito confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.